Hai fatto stancare con la pallina. La nostra ginnastica quotidiana, qua facciamo 10 minuti di pallina tutti i giorni. Tutti i giorni. Pier Martino, Toccaffè hosted by Uccio Carriero a Martina Franca. In questa cornice magnifica, elegantissima. Grazie, Alessandro. Complimenti innanzitutto. Mi raccontavi Grazie. è Questa stata fondata da tuo padre, così come la vediamo la oggi. gioielleria, sì, praticamente dagli anni 50 che è presente. Papà l'ha realizzata lui così, noi abbiamo semplicemente fatto dei piccoli interventi. La cosa interessante che mi dicevi è che tuo padre era un orologiaio. Papà ha iniziato come garzone in una gioielleria, come ragazzo di bottega, in una gioielleria storica Chiatante, che era qui nel centro storico, e poi si è portato verso l'orologeria e quindi ha iniziato così. Faceva sia riparazioni di orologi e piccole creazioni in oro, era anche orafo. Anche orafo. Poi chiaramente si è trovato in quel passaggio naturale che lo ha portato a diventare più un commerciante che un artigiano. Sì. Negli anni, no? E come ti dicevo, a fine anni 70, gli anni 80 sono stati quelli dell'oreficeria pura. Quella dell'oro dei sabati appeso, che mi dicevi. della fila per comprare l'oreficeria, cose pazzesche. Motivo per cui mi raccontavi questi banchi I sono banchi realizzati. sono così perché prima appunto abbiamo i banchi alti perché appunto la gente entrava, non c'era l'abitudine di sedersi per guardare il gioiello, il pezzo unico piuttosto che l'orologio. E gli orologi insieme a loro si vendevano ai ricordi di orologeria? Sì, perché poi lui comunque la sua passione sugli orologi la porta avanti, a parte qualche brand più blasonato, perché papà ha venduto Girard-Perregaux, Jaeger LeCoultre, ha venduto anche dei micro brand dell'epoca, negli anni, No, questa non me l'avevi negli raccontata. anni 70, ce n'era uno che tra l'altro è un'azienda di Milano che forse esiste ancora, si chiama Wintex. Non la conosco. Wintex Milano. Ed era un micro brand dell'epoca? Dell'epoca, perché... Ma per micro brand che si intendeva? Io lo vedo come micro brand, è una mia, no? Perché è una piccola azienda che faceva delle piccole produzioni di orologi. Un micro brand vero e proprio. Esattamente, come un micro brand di oggi, però appunto immaginiamocelo in quegli anni. Quindi che si andava ad affiancare nelle gioiellerie come questa a fianco ad aziende svizzere molto più blasonate. Sì, tra l'altro abbiamo anche il nostro caffè, anzi ne approfitterei per sorseggiare. E volevo raccontare a chi segue i nostri video come ci siamo conosciuti, perché poi è nata, no? Ogni volta si fanno video, magari nelle gioiellerie, si può pensare a chissà cosa. Stavo guardando la tua vetrina, esatto, perché hai dei brand, delle maison di nicchia, motivo per cui comunque poi ci siamo sentiti successivamente e motivo per cui guardavo la vetrina e mi hai riconosciuto dalla voce perché ero al telefono e quindi sei uscito facendo una bruttissima figura perché gli ho detto no, perché bruttissima? Ma tu sei quello dei video su YouTube cioè senza dire sei Alessandro di Talk piuttosto che altro, no, sei quello dei video su YouTube, cosa perché che non mi capita, ero preso, volevo subito fermarlo prima che andasse via praticamente. E stavo guardando la tua vetrina, poi motivo per cui abbiamo deciso di raccontare anche la gioielleria Uccio Carriero, perché Pier Martino ha scelto pochi brand di nicchia ed è la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto. Poi Frederico Stant, Zodiac e Young Guns tra i tre blasonati, a cui si affiancano anche dei micro brand come all'epoca Venezianico, vabbè, di Uno Milano, che anche loro sono partiti come micro brand, ma adesso non lo sono più ormai. Poi un'altra azienda molto bella di nicchia, adesso oggi non lo indosso, però ho il mio personale, è Meister Singer. Ah no, altro blasonato insieme a Young Guns. Che io lo considero un micro brand in realtà, perché... Per produzione probabilmente lo è. Per produzione forse lo è, ma poi
anche come, voglio dire, il prodotto è capito da pochi, no? È percepito da pochi e quindi come percezione lo considero un micro brand. Poi sono bellissimi, a me piacciono da morire, tant'è che... No, è blasonato, hanno grande storia, contenuti tecnici magari importanti. un giorno lo focalizziamo sì, insieme. vanno visti assolutamente. Sì. E quindi insomma la tua vetrina mi è sempre piaciuta perché c'erano cose che non si vedono da altre parti, da Zodiac a Frederic Constant, anche Jungans in realtà in sì, zona. Che poi è stata una scelta per avere, no, un'azienda di stampo svizzero classica e quindi Frederic, un'azienda iconica anche nel design e quindi Jungans. Certo. E poi cercavamo un'idea di un prodotto bello, un'azienda che facesse dei bei subacquei, dei divers, magari anche con un po' di storia. Grande e ho storia. scoperto casualmente di avere a portata di mano, perché noi già siamo clienti di Fossil Group con un altro brand, di avere appunto in casa Zodiac, che appunto è un brand fa parte di quel gruppo. Sì, quello è un colpaccio perché ha una storia incredibile. Come tanti altri brand, tra l'altro ho visto che lavora sempre meglio, sempre con più attenzione al dettaglio nei confronti anche degli appassionati, e un po' tutti, Zodiac compreso, stanno finalmente riscoprendo la grande storia che hanno avuto, quindi stanno riproponendo determinati... sono tornati sui loro modelli iconici dove, diciamo, della nascita proprio del brand, quindi del brand inteso come commercializzazione, no? Perché poi è ancora più antica la nascita di Zodiac, 1881 se non ricordo male. Non ricordo adesso a memoria, ma è molto una antica. cavolata, però ecco sì. In realtà negli anni 50 loro si sono messi in mostra, primi anni 50, con il loro divers, col Super Sea Wolf, sì. È su quello che poi hanno puntato, facendo bene secondo me, per creare appunto delle linee oggigiorno interessanti, perché sono veramente belli. Poi la cosa bella è che giocano molto bene con i colori. Sì, molte cose divertenti, molto giovanili, oltre alla storia classica. E questo qui, l'abbiamo messo qui insieme a questo bellissimo lume. Questo è particolare. È il ricordo, quanti anni fa? Adesso sono 13 anni circa che il nostro papà, mio e mia sorella, non c'è più, di più di 13 infatti. E questo è il ricordo che abbiamo voluto tenere qui in gioielleria con noi. Proprio un orologio. Un orologio perché noi siamo stati concessionari Seiko da sempre. Tant'è vero che nel 1981 la Seiko ha invitato, all'epoca era distribuita in Italia da Italwatch, la Seiko era appunto in procinto di compiere i suoi primi 100 anni e papà fu invitato insieme a tutti gli altri concessionari, penso in Italia, a partecipare a questo evento, a questa festa. Quindi furono invitati tutti in Giappone. E in quell'occasione gli fu donato questo orologio, che è un quarzo ultrapiatto, non so se è un lassale proprio. Immagino costosissimo negli anni 80. Seiko lassale era la linea, diciamo, alta degli ultrapiatti che realizzava Seiko. Non conoscevo la storia, ma appena sono entrato ho notato. E lui era legatissimo a questo orologio, lo indossava praticamente tutti i giorni, con un piccolo particolare. Papà portava la fede invece che al dito attaccata al cinturino del suo. E comunque è carino perché dietro c'è l'incisione della firma del presidente di Seiko, Kentaro Hattori. Questo è un pezzo, i collezionisti Seiko impazzirebbero per una cosa del genere. Posso chiederti come mai hai deciso di non indossarlo, che è forse la cosa che un figlio... L'abbiamo voluto condividere con mia sorella, quindi abbiamo preferito esporlo, tenerlo in negozio come se papà fosse sempre qui con noi, no? Certo. Quindi, un pezzo bello, con una storia naturalmente inestimabile. Il nostro Toccaffè, che assume anche una veste diversa, pian piano che le idee crescono e migliorano magari, e sono tutte novità che vedremo anche nei prossimi Toccaffè.
Si divide a partire da questa prima puntata qui da Uccio Carriero in varie fasi. Ti ho chiesto, e adesso magari lo vediamo assieme, di scartare, unboxare, qualcuno si lamenterà nei commenti, sono esigenti nei commenti, forse non lo sai, un orologio particolare. Sì. Magari lo facciamo assieme. Sì, dai. E l'unboxing di oggi, anzi no, non diciamo niente, lo facciamo direttamente assieme. Con piacere. Scatola gigantesca per questo unboxing, Frédéric Constant. Frédéric Constant, sei bravo. C'è Ted che gli è piaciuto Frédéric Constant. Sì, lui è un appassionato. Questo lo stavo guardando in vetrina l'altra volta, sì. Anzi abbiamo parlato anche di questo, perché è un orologio particolare e ero curioso anche di capire quanto mercato può avere un oggetto questo del genere. Intanto apriamolo magari, sì. Così iniziamo a guardare. E vabbè, scatola di pregio, come si conviene a orologi di fasce importanti, fasce costose, e tra l'altro scatole che Rolex non ha, quindi tanti contestano le scatole di Rolex, queste scatoline verdi ottimizzano i costi. Ottimizzano i costi. Questa la poggio qui. Di che cosa si tratta? Raccontami un po' questo orologio. Allora, noi come sai trattiamo poche aziende e quindi me lo guardo. Abbiamo deciso, tieni a te la chiave, abbiamo deciso di quelle poche che trattiamo di provare a trattarle a 360 gradi. Quest'anno l'azienda Frédéric ha fatto, se non ricordo male, 35 anni, correggimi se sbaglio. Non credo di poterti correggere, ma mi fido. Credo di non sbagliare. Ha fatto 35 anni, in occasione dei suoi primi 35 anni hanno tirato fuori una serie di novità, fra cui hanno rifatto il loro Classic Tourbillon in una veste più pulita rispetto a quello uscito precedentemente. Sì, è un dress, misura piccola, sì, è stupendo, è veramente stupendo. 39 mm, è un orologio, diciamo, abbastanza impegnativo perché ha un certo possiamo dirlo? Come no, certo. Listino 14.995. Sì, vogliamo pure i 5. Sono sicuro di no. No, il cartellino non so perché fanno sti prezzi quasi un po' particolari. Sì, diciamo che appunto, come ti dicevo, abbiamo deciso di prendere anche nelle nostre possibilità qualcosa di un pochettino più rappresentativo di quello che può fare un'azienda come Frédéric, anche. Esclusivo perché è una limited. Questo è anche il limited. Sì, questo è il numero 124 su 350? Sì. Mi sembra, sì. Non sono molti. No, per l'acciaio, per la linea in oro, perché poi si può avere anche in oro, il tourbillon sono ancora meno. Che prezzo ha quello in oro? Se quello in acciaio costa già tantino. Sai che non mi ricordo, credo più di 20 immagino. Oltre i 20, sì. Però è veramente bellissimo, movimento eccezionale, automatico. Sì, movimento automatico di manifattura, appunto perché, certo, come ti dicevo, Frédéric è una di quelle aziende che ha la possibilità di montare, di incassare i propri calibri di manifattura. Sì, io ne ho parlato in un video approfondito, una delle puntate di Beato tra gli orologi della domenica, e mi è piaciuto tantissimo scoprire la storia. Ne ho parlato anche in un video dedicato alla storia. Dedicato a Frédéric, se non sbaglio, sì, alla storia dell'azienda. E quindi a me è piaciuta tanto, al di là poi dell'acquisizione da parte di Citizen, che è un'acquisizione che reputo intelligente, no? Perché potrà fare tante cose, tra cui per esempio finanziare la progettazione di un tourbillon. Questo tipo di operazioni. Sicuramente Citizen è un gruppo fra i più solidi al mondo oggi, certo. E quindi, diciamo, se non snaturano, penso che stiano lavorando bene in questo senso. Sì, sempre meglio. Per esempio la misura da 39 mm, un tourbillon sottile, automatico, anche per esempio dettagli come la corona a cipolla, è spettacolare, è bellissima. E insomma... Sì, l'hanno ridisegnato, l'hanno ripulito perché il precedente era forse un pochino più grande come diametro di cassa ed era un po' più elaborato sicuramente il quadrante.
quindi la nuova linea di Frederic, diciamo, ha voluto dare questa pulizia quasi, diciamo, quasi tedesca al quadrante. Sì, sì, è molto bello, molto belle le sfere anche, e poi la finestra del tourbillon è magnifica, eccezionale, eccezionale. sì, sì. Diciamo per gli appassionati, quindi l'abbiamo voluto fare come investimento, uno perché ci piace l'idea, no, di trattare un brand quasi a 360 gradi. Anche al massimo delle sue possibilità, delle sue potenzialità. Soddisfacente, E no? poi perché comunque può capitare, ci è capitato di avere richieste di questo tipo e quindi perché no? Certo. Perché precludersela? È un investimento, ma sei anche sicuro che sia un oggetto che piace? Secondo me sì, arriverà la persona giusta. come per tanti come altri oggetti. Per altre cose che abbiamo dato, sì, sì. Sono molto contento che tu ce l'abbia disponibile, ero veramente curioso di capirlo. In acciaio l'hanno presentato in silver e in blu. Senti, a me, per quanto mi piacciono i quadranti scuri, la scelta di un quadrante chiaro su un orologio di ispirazione anni 60, con queste linee così pulite, mi piace molto. Che contrasta, sì, mi convince, contrasta bene con il cinturino. È un blu notte. Qualità del cinturino anche alti. Vabbè, insomma, stiamo parlando di un orologio di alta gamma, insomma, di alta manifattura. Magnifico. Fatto bene, un bel prodotto. Siamo arrivati al momento pagelle. Terzo momento del nostro nuovo Toccafè, chiamiamolo così, e c'è un orologio Toccafè sperimentale, Toccafè Lab. C'è una presentazione, delle presentazioni che mi sono piaciute tanto, di cui ho già parlato nelle varie pagelle che facciamo su Toc, però volevo sapere anche la tua. Non è un brand di cui ti occupi? Non so se ti piacerebbe. Certo, come no. Io li guardo tutti gli orologi, mi piacciono tutti, quindi. E magari ti piacerebbe anche averli in boutique? Sarebbe bello, anche se sì, credo che la zona qui sia già bella a posto a livello di concessioni. Parliamo di Tag Heuer e dei Carrera, in particolare quelli da 39 mm. Molto belli, a me piacciono volevo sapere un po' le tue opinioni e poi un voto che voto daresti da 0 a 10 a questi orologi? Guarda, hai beccato un orologio che ultimamente ne parlavo con un mio amico carissimo che vuole concludere la sua micro collezione con un cronografo che gli manca. E gli ho detto, guarda, tu c'hai un polso piccolino da 16 circa. Più o meno come il mio, quindi. Più o meno, forse anche poco più sottile del tuo, sì, perché è molto magro lui. E gli ho detto, guarda, secondo me... non sono io allora. un cronografo bello, che sicuramente al polso ha un'ottima resa. Ha una grande storia anche. Ed ha una grande storia, e questo nuovo da 39 mm di Tag, perché... In che colorazione? A me piace il blu, non so se si nota, io sono un bluomane, mi piace definirmi così, la macchina blu, la maglia blu, il pure io, blu. Innamorato del blu, poi mi piacciono molto Mia moglie mi dice sempre che sono di una banalità estrema, però anche a me piace tantissimo. Prendere o lasciare. A questo mio amico invece gli ho detto, guarda, c'è il blu, c'è il silver e il nero, se non ricordo male. Sì. Io lo prenderei blu, però anche il silver, perché a me i neri mi piacciono un pochino meno. A me il silver in particolare, di quella colorazione. Poi in generale mi piacciono i crono con il quadrante chiaro. In realtà mi piacciono tantissimo anche quelli invertiti, no? I cosiddetti reverse panda. Sì, in realtà sì. Però ecco, quello è d'impatto. Non credo sia un caso che poi il panda piaccia così tanto è un gioco cromatico che piace un po' a tutti. Piace un po' a tutti. Sia nella anche Federico Costante ne fa uno spettacolare. Molto bello, bello, vero. Il tuo voto a questi... Anzi, aspetta. Così diamo anche un metro di giudizio a chi ci guarda, perché dare un voto così adesso è facile. Dato che l'abbiamo già visto, il tuo voto al tourbillon di Frédéric Constant? Tenendo conto di varie cose, cioè fammi il ragionamento alla chi vuole essere milionario, spiegami come ci arrivi al voto. Allora, il voto credo 9.
9? Sì, non mi piace questa cosa del prezzo da supermercato, che è un piccolo dettaglio che però... In che senso da supermercato? Il dettaglio del 95? Esattamente. Ma voglio dire, è un orologio per chi può, eccezionale, è un dress. Sì, non è un orologio per tutti. Non insomma. è per tutti. La cosa bella di Frederick, appunto, il loro motto, che è il lusso accessibile. Beh, sì, un tourbillon da 15.000. Da 15.000, diciamo che immagino... siamo alla metà di quello che normalmente propongono gli altri, più o meno. Credo meno della metà. Quindi voto altissimo, sì. 9. Voi che sono di parte anche che ce l'ho. No, io non ci credo a questa cosa. No, però mi piacerebbe, perché... personalmente mi piacerebbe possederlo, un dress così. Non è proprio quello, onestamente. È forse veramente bello. il limite mio è che, appunto, avendo sempre un modo di vestire molto andante sullo sportivo. No, ma te lo vedrei benissimo. Sai che cosa mi piace? Il fatto che è essenziale, è pulitissimo ed è tutto concentrato su quell'oblò che mostra il dettaglio tecnico. Esatto. Sì. E c'è solo quello, mi piace questa semplicità. Sì, questa pulizia quasi tedesca, quasi, no? Che hanno voluto dare al quadrante, eccezionale. Sì. Ma le pagelle erano su Tag Heuer. Tag Heuer, concentriamoci. E non mi hai dato ancora il tuo voto a questi Carrera da 39. Ricorda che hai dato 9 a Frederick Costante per dare appunto il metro di paragone. A Tag gli do 8. Ok. L'unica cosa che forse, appunto, l'hanno reso un pochino poco personale, nel senso avrebbero potuto caratterizzarlo poco di più. Adesso ancora di più. Dirti come, però sai, rimane un attimino... Avresti voluto un po' più Tag, un po' più esatto. Tag Heuer. Rimane un pochettino, oppure affiancare al blu, al silver e al nero una versione, diciamo, un attimino più caratterizzante per chi vuole spingersi più da pista. Esatto. Sai cosa mi più piace? Legato al mondo racing. Un rosso con i subcontatori neri. Una cosa un po' più caratterizzante, senza scadere nel trash, nel kitsch. Sì. Allora, io ho già dato dei voti a Tag, mi rendo conto facendo questi video che dovrei studiarmi quello che ho detto prima, perché rischio di dare voti diversi allo stesso prodotto, però è anche vero, e non me ne preoccupo, perché è anche vero che i gusti o anche, diciamo, l'attenzione al dettaglio cambiano, mi accorgo magari soltanto domani di un dettaglio che mi piace di meno. Per esempio, in questi Carrera mi sono accorto che non mi piacciono i tasti cronografici, a differenza del vintage, i famosi tasti a pompa, quindi con la testa grande e lo stelo sottile. In questo caso Tag ha fatto la base larga, lo stelo e di nuovo la testa larga. Okay. Non so se che si vede anche in altre soluzioni. Piccolo dettaglio che io non ho pure io me ne sono accorto dopo mesi, che non mi piace tantissimo. Comunque il voto resta alto. Tag Heuer è una delle mie maison preferite, e poi, uno dei miei primi video. Diciamo che ha un prezzo più che interessantissimo. Corretto, sì. Siamo sui poco 6.000, più di 6, se non ricordo male. Sì, per un cronografo di quel tipo con la storia di Tag è un prezzo che è interessantissimo. Io gli do 7,5 oggi. Quindi diciamo siamo vicini. Sì. Dicevo anche in altri contesti, no? Sono comunque grandi orologi dal grande blasone e dalla grande storia, cioè i voti, se dai meno della sufficienza, significa che quantomeno devi essere un designer di orologi. Devi essere un guru sì, non si può. Non ce lo possiamo permettere, almeno io neanche. Credo in pochissimi possano dare meno della sufficienza a orologi di quel calibro. Alla fine credo che su queste fasce si vada dal 6 al 10, dai, mettiamola così. Anche dal 7. Anche dal 7. Momento selezione, perché è anche, diciamo, l'ultima parte del nostro Toccaffè Lab, come abbiamo deciso di chiamarlo. Momento selezione dove con un budget prestabilito, in questo caso un budget di 5.000 euro, ti ho chiesto di crearmi una piccola collezione, cronografo, dress e diver. E onestamente mi hai stupito, cioè il motivo per cui
pochi oggetti di nicchia. Con quel in poco realtà, che abbiamo sì, no, che poi poco, insomma, ad avercele queste collezioni, onestamente. Frederico Stant, Chrono, Panda, questo qui è spettacolare. Sì. Questo è proprio bello. La linea Life. Questo ti stavo raccontando prima, così giusto per parlare, l'ho fatto vedere a mio padre. E insieme a Royal Oak, lui non ne capisce nulla di orologi e in quanto neofita a lui è piaciuto questo qua. Vaglielo a spiegare a Audemars Piguet. Comunque è veramente bellissimo. Poi un grande classico, Max Bill, un dress perfetto, insomma. Di Junghans quadrante nero. Se ne vedono pochi di Junghans quadrante nero. Si vendono? Si vende di più il bianco. Si vende di più il bianco, sì. Vero? Però il nero ha il suo fascino, io l'ho venduto bene anche piccolino, la versione da 36 carica manuale. Sì. Quello in particolare poi c'ha i pallini in pasta luminescente più accentuati, i numeretti pure sul verdino, quindi sembra quasi un orologio di ispirazione militare, in realtà non lo è, no? Sì, una specie di field. Una specie di field watch, ma è sempre, diciamo... fa parte sempre della famiglia. Della solita famiglia. Sì. A me piace molto. Poi i quadranti neri, per esempio nei vintage, quando non si usavano, oggi sono ricercatissimi, proprio perché appunto sono più difficili da trovare. Insomma, sui quadranti puliti non è facile trovarli neri, però meritano. E poi questo invece non lo conoscevo, questo Zodiac di Super Seawolf di ispirazione vintage, indubbiamente. Sì, in realtà loro qui vanno un pochino fuori dal loro classico Super Seawolf da 40 mm perché lo ingrandiscono un attimino. Anche se non sembra, mi stavi dicendo che è più è grande, un 42, ma sembrava un classico 40. Sì, ed è un 300 metri con movimento COSC, certificato c'è scritto COSC. Chronometer. Sì. Ghiera in ceramica, hanno rivisto un po' il loro Jubilee. Sì, molto bello il bracciale, lo modernizzandolo un attimino, se non sbaglio sono a 7 linee. Molto bello, di grande qualità, anche chiusura molto originale, insomma un bracciale a farfalla. importante. Poi vabbè, loro hanno questo dettaglio, non so se li hai mai visti, i Zodiac hanno delle molle qui. Per l'estensione? Per una leggera estensione ecco. Che serve più che per la muta, perché non è una microregolazione da muta, ma è per quando d'estate il polso ti si gonfia. Sì, il bracciale segue. Il bracciale si accomoda un po' ai movimenti del tuo polso. Certo. Ed è una bella bestia questo, perché... È un diverone veramente interessante. Sì, poi l'avevano presentato in 4 colori, o 5 proprio, adesso non ricordo. Io ho deciso poi di prendere di nuovo il nero perché è quello, diciamo, più classico, alla fine. Sì, più iconico. Il nero è nero. Sì, su un diver poi con la lancetta arancione. Sì, che spicca, perché c'era quello con quadrante arancio, c'era con... Ho visto che ne hai diversi di Zodiac colorati, poi magari li vedremo qualche altra volta. Come no, insomma, cerchiamo di capire se siamo nel budget. 1959 per il Super Seawolf, poi Junghans 1375, sono tutti affezionati alla 5 euro. Sì. Io sono specializzato, compro solo euro. Quelli che mi danno i cartellini con i 5 euro. Quindi siamo circa a 3.300 e poi 3.495, quindi 6.700 circa in totale. Il budget 5.000 siamo un po' più alti. Però fuori, con uno sconticino. Vabbè, uno sconticino per gli amici top. Ci avviciniamo, dai. Non dico che lo spacchiamo, ma... Ci si avvicina molto, però si avvicina. Questo anche a dimostrazione del fatto che con un budget che normalmente è considerato basso per un solo orologio di un certo tipo, in questo caso... Ci si può divertire. Ci si diverte e ti fai una collezione secondo me di interesse. Sì. Da Frederico Stant a questi altri due che hanno grande storia come Junghans e lo Zodiac. Il crono è proprio bello, ti dicevo, no? Mi sono preso una cotta per questo crono. Ma pure io.
Questo Panda è il motivo principale per cui mi ero fermato. Oltre al tourbillon, lui è d'impatto, perché il tourbillon non te ne accorgi. Però poi non questo... è un bianco il quadrante, è un silver, è molto, vero. molto leggero. Quindi è anche molto luminoso. Sì, non è bianco. Bello. È fatto bene. Sì, qua poi montano bellissimo calibro La Jupeler L110, se non ricordo il classico. Sì. Ok. Adesso non mi ricordo in quale grado di finitura, che ce ne sono 4 lì di quel calibro, questo sarà un intermedio, penso. Bellissimo. E poi, come tutti gli iLife, ha il cinturino in dotazione opzionale. Ah, ok, oltre al bracciale. Loro ti danno nella confezione un altro cinturino, in questo caso è in caucciù nero. Ah, quindi lo rende anche bello sportivo. Lo puoi alleggerire un po' qualora d'estate tutto acciaio. E il caucciù sì, consente. Poi immagino si possano acquistare anche dei cinturini in pelle aggiuntivi. Poi volendo sì, adesso non ricordo di averlo visto. Sì, c'è anche il pelle. Piermartino, io ti ringrazio tantissimo per questa bella e lunga chiacchierata alla fine, perché avevamo un po' di cose da dire. Dai. Grazie anche per averci mostrato un po' dei tuoi pezzi. Fateci sapere nei commenti naturalmente che cosa ne pensate, magari anche che collezione fareste con il nostro budget. Noi invece ci vediamo in una prossima puntata del nostro Toccaffè Lab. Qui con piacere, da te, da Uccio Carriero. Spero di poter ripetere l'esperienza. Volentieri. Divertente. Grazie mille, alla prossima. Grazie.